Ciao a tutti, se siete arrivati a questo video vuol dire che siete arrivati all'ultimo video della playlist Polinomi. Se avete visto tutti i tipi di esercizi nei video precedenti, ora siete pronti per la sfida finale. Facciamo un mix, facciamo un ripasso completo di tutto quello che abbiamo visto. Alla fine di questo video vi ho preparato, come sempre, una scheda di esercizi. Prendetela come una simulazione del compito. Se siete in grado di risolvere tutti gli esercizi, allora vuol dire che avete capito benissimo questo argomento e quindi siete pronti per il compito in classe. Partiamo da questo primo esercizio. Questo è un polinomio e, se avete visto bene il video iniziale, possiamo dire di più, è un polinomio omogeneo perché tutti i singoli monomi hanno lo stesso grado. Se vi ricordate bene, il grado di un monomio si trova andando a sommare gli esponenti delle lettere, quindi 2 più 2 è 4, 1 più 3 è 4, 4 e 3 più 1 4. Quindi possiamo dire che questo è un polinomio omogeneo di grado 4. Passiamo al prossimo esercizio, facciamo questa espressione. Qui abbiamo un prodotto tra più polinomi, in realtà un monomio e due polinomi, però la priorità la do a questo prodotto perché mi accorgo che è un prodotto notevole. Se non ve lo ricordate, andate a vedere velocemente la playlist sui prodotti notevoli. Quindi 2A lo ricopio, questa è una somma per differenza, quindi devo fare il primo termine alla seconda meno il secondo termine alla seconda, quindi meno b alla seconda. Ora qui abbiamo un prodotto, quindi vi ricordo che dobbiamo moltiplicare i singoli termini. Ricordatevi l'ordine, quindi prima moltiplichiamo il segno, poi il coefficiente numerico e la parte letterale, quindi meno per più meno, 2 per 1 2, parte letterale io scrivo sempre in ordine, quindi prima a e poi b alla seconda. Di nuovo lui per lui, quindi meno per meno più 2 per 3 6, parte letterale a alla seconda b alla seconda. A questo punto le parentesi tonde non servono più, rimane la quadra e questo lo ricopio perché questo andrà a dividere tutto quello che c'è tra parentesi quadre, quindi finché non finisco di risolvere quello che c'è dentro le parentesi quadre la divisione non si può fare. Continuiamo, qui devo moltiplicare, rifacciamo le freccette in ordine, segno più per più più, posso anche non scriverlo visto che è il primo termine, coefficiente numerico 2 per 1 2, parte letterale a alla terza perché devo sommare gli esponenti 1 più 2, di nuovo più per meno meno, coefficiente numerico 2 per niente, cioè 1, 2 per 1 2, parte letterale a b alla seconda, e questo lo ricopio perché abbiamo già fatto i calcoli. Ora notiamo che questi li posso sommare perché sono monomi simili, meno 2 meno 4, e la parte letterale l'ho ricopiata, quindi abbiamo 1 2 3 termini da dividere tutti per questo monomio. Quindi come sempre dobbiamo andare in ordine, prima divido il segno, poi il coefficiente numerico e poi la parte letterale. Lui diviso meno 2a più per meno meno, 2 diviso 2 1, quindi non scrivo niente, a alla terza diviso a, vi ricordo che dobbiamo fare la sottrazione, quindi 3 meno 1 viene a alla seconda, poi questi due termini sommati danno questo qua, quindi lui diviso meno 2a, segni meno per meno più, 4 diviso 2 2, parte letterale a fratto a se ne va e quindi rimane b alla seconda. L'ultimo termine più per meno meno, 6 diviso 2 3, parte letterale a alla seconda diviso a, devo sottrarre gli esponenti, quindi 2 meno 1 1 e b alla seconda lo ricopio, e questo è il risultato. Andiamo a ripassare l'MCM e l'MCD tra polinomi. La prima cosa da fare è scomporre, quindi abbiamo tre polinomi, scomponiamo il primo. Dobbiamo porci due domande. La prima: posso raccogliere qualcosa tutti quanti? Sì, posso raccogliere a, così facendo rimane a alla terza diviso a alla seconda, meno 2 a alla seconda fratto a, mi rimane meno 2a, a diviso a 1. Ora continuiamo, all'interno delle parentesi tonde ho tre termini. La domanda è: quale prodotto notevole ha tre termini? Il quadrato di binomio. In effetti mi rendo conto che questo è il quadrato di a e questo è il quadrato di 1. Se moltiplico questi due tra di loro e poi moltiplico per 2 mi viene proprio 2a, che è il doppio prodotto, e quindi questo qui è il quadrato di binomio e si scrive così. Ho messo il meno davanti perché il doppio prodotto aveva segno meno. Questo è ufficialmente scomposto. Abbiamo finito, quindi passiamo al secondo polinomio. Prima domanda: posso raccogliere qualcosa a questi due termini? Sì, a alla terza. Mi raccomando, ricordatevi che
quando raccogliete dovete sempre raccogliere con l'esponente più piccolo, quindi tra a alla quarta e a alla terza vince a alla terza. Così facendo qua rimane a e qua rimane meno 1. E anche questo è fatto perché qui ho un binomio di primo grado, quindi non posso scomporlo ulteriormente. Passiamo all'ultimo. Posso raccogliere qualcosa? Sì, tra 4 e 2 vince 2, quindi raccolgo a alla seconda e quindi rimane a alla seconda meno 1. Non è finita qui perché qui ho un binomio. Qual è il prodotto notevole che ha due termini? La somma per differenza. E infatti, se ci pensate bene, questo è il quadrato di a e questo è il quadrato di 1. Se vi ricordate, nella playlist sui prodotti notevoli vi facevo vedere che una somma per differenza è semplicissima da scomporre, perché una volta individuati i due termini scriviamo il prodotto notevole una volta col più e una volta col meno. Quindi a alla seconda l'ho ricopiato e qua ho scritto a più 1 a meno 1. Ora che ho finito di scomporre i miei tre polinomi, andiamo a fare l'MCM e l'MCD. L'MCM devo prendere tutto con il massimo esponente, quindi qui c'è a, qui a alla terza, a alla seconda, vince a alla terza. Poi qui c'è a meno 1 alla seconda, qui c'è a meno 1 e qui c'è a meno 1, quindi prendo il massimo esponente che è 2. E nel primo ho preso tutto, poi alla terza l'ho già preso, a meno 1 l'ho già preso, nell'ultimo a alla seconda fa già parte di a alla terza, a più 1 appare solo qui, quindi lo ricopio. E questo è il minimo comune multiplo. Andiamo a fare il massimo comune divisore. Dobbiamo prendere solo quello che è in comune a tutti e tre. Quindi a è in comune a tutti con il minimo esponente, quindi a. Poi a meno 1 è in comune a tutti, devo prenderlo col minimo esponente, quindi a meno 1 alla 1. Ovviamente quando l'esponente è 1 non lo scrivo. A più 1 appare solo qui, quindi niente, questo è il massimo comune divisore. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità. Vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice e se non sei ancora brava in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.